Il ROV scivola lentamente attraverso un paesaggio sconosciuto. Sul monitor del team compaiono piccoli frammenti di detriti. Man mano che il ROV avanza, il campo di detriti si allarga, rivelando pezzi sempre più grandi di un relitto sparsi sul fondale marino. Commissionata nell'agosto del 1942, la corazzata Musashi era una delle 4 supercorazzate di classe Yamato progettate per la Marina Imperiale giapponese. Tuttavia, solo 2 furono effettivamente completate, la Musashi e la sua nave gemella, la Yamato. La terza, la Shinano, fu convertita in una portaerei, mentre la quarta unità fu demolita prima di essere terminata. Le supercorazzate di classe Yamato furono costruite in segreto e gli alleati non ne videro mai una fino all'incontro con la Musashi nel 1944. Lunga 263 metri, circa 6 metri più corta del Titanic, era considerata inaffondabile. L'armamento era imponente, 9 cannoni principali da 460 mm, i più grandi mai montati su una corazzata, con una gittata di 39 km. A questi si aggiungevano 12 cannoni secondari da 155 mm e ben 52 cannoni antiaerei di vario calibro. Con il progredire della guerra, la marina giapponese si rese conto che la vera minaccia per le navi da battaglia non erano le unità di superficie nemiche, ma l'aviazione navale. Così, nel 1943, la Musashi fu potenziata con un numero ancora maggiore di armi antiaeree. 6 dei suoi cannoni secondari furono sostituiti con postazioni antiaeree da 25 mm, portando il totale a 125 pezzi. La corazzatura era altrettanto impressionante. Le piastre d'acciaio variavano dai 50 ai 410 mm di spessore. La nave poteva inoltre trasportare 7 idrovolanti da ricognizione a poppa, lanciabili tramite 2 catapulte. Il 24 ottobre del 1944, durante la battaglia del Golfo di Leyte, la flotta giapponese, tra cui la Musashi, attraversava il Mar di Sibuyan nelle Filippine quando fu individuata e attaccata da aerei di 6 portaerei statunitensi. Dalle 10:27 fino alle 15:30, 6 ondate di caccia, aerosiluranti e bombardieri in picchiata si abbatterono sulla flotta giapponese. 5 di questi attacchi si concentrarono sulla Musashi, colpendola da ogni lato. Senza copertura aerea giapponese per proteggerla, la nave fu sopraffatta da oltre 150 aerei nemici. Un velivolo statunitense dell'ultima ondata riuscì a filmare l'attacco, documentando gli ultimi momenti della gigantesca corazzata. In totale, la Musashi fu colpita da 19 siluri e 17 bombe, oltre a subire 18 esplosioni ravvicinate. Per fare un confronto, 3 anni prima, durante l'attacco a Pearl Harbor, furono sufficienti 15 siluri e 19 bombe per affondare 8 corazzate statunitensi. Alle 19:36, circa 4 ore dopo l'ultimo attacco, la Musashi, ormai gravemente compromessa, si capovolse e affondò intatta. Con lei scomparvero nelle profondità dell'oceano 1023 marinai, compreso il capitano. Solo 1376 uomini sopravvissero. Mentre il colosso sprofondava, i marinai del cacciatorpediniere Kiyoshimo riferirono di aver visto diverse esplosioni secondarie. Poiché la Musashi era un simbolo dell'orgoglio giapponese, la notizia del suo affondamento fu tenuta segreta al pubblico. Solo nel dicembre del 1944, durante interrogatori di prigionieri di guerra, gli Stati Uniti ottennero la conferma definitiva della sua distruzione. Per decenni, la posizione esatta del relitto è rimasta un mistero. Numerosi tentativi di individuare la nave sono falliti. Uno degli uomini che ha deciso di cercarla è stato Paul Allen, il miliardario cofondatore di Microsoft, noto per la sua passione nella ricerca di relitti storici. Dopo anni di speculazioni e indagini, il team di Allen si è immerso nelle profondità dell'oceano con un ROV, cercando tra i detriti sparsi sul fondale. Il padre di Paul Allen era un veterano della Seconda Guerra Mondiale e crescendo Allen ascoltava spesso i suoi racconti. Queste storie accrebbero in lui un profondo interesse per le navi da guerra dell'epoca, una passione che avrebbe poi trasformato in una vera missione. Più avanti nella vita, decise di investire le sue risorse nella ricerca di relitti storici, creando un team specializzato per localizzare le navi affondate durante il conflitto. Il suo gruppo ha trascorso anni a studiare e analizzare i fondali marini, cercando di risolvere misteri dimenticati. Nel 2007
Allen e il suo team puntarono la loro attenzione sulla Musashi. Per anni i ricercatori setacciarono archivi militari statunitensi e giapponesi, raccogliendo ogni possibile indizio che potesse condurli alla corazzata scomparsa. Trovarono la posizione ufficiale registrata dalla Marina degli Stati Uniti sui possibili siti di affondamento della Musashi, insieme a fotografie scattate durante l'attacco. Dall'altro lato, ottennero i documenti della Marina Imperiale giapponese e persino una copia del diario di bordo del cacciatorpediniere Kiyoshimo, l'unità che soccorse i superstiti della Musashi dopo il suo affondamento. Incrociando questi dati con i racconti dei sopravvissuti, il team individuò un vecchio disegno che indicava il punto esatto dell'affondamento rispetto all'isola di Sibuyan. Con queste informazioni riuscirono a restringere l'area di ricerca a circa 360 miglia nautiche quadrate nel mare di Sibuyan, nelle Filippine. L'8 febbraio del 2011, dopo 4 anni di studi, Allen inviò la sua squadra in una spedizione di 3 settimane per cercare il relitto. Per evitare che cacciatori di tesori o profanatori disturbassero il sito, impose una regola chiara. Se avessero trovato la Musashi, avrebbero dovuto rispettarla come una tomba di guerra e condividere la posizione solo con il governo giapponese e i musei storici. Allen affidò la guida della ricerca a Robert Kraft, responsabile delle operazioni sottomarine presso Vulcan Inc., la holding che gestiva i suoi progetti commerciali e filantropici. Affiancato da David Mearns, un esperto di relitti marini della Blue Water Recoveries, il team noleggiò la nave da ricerca Duke per la spedizione. Trovare un relitto in un'area così vasta non era impresa facile. Kraft e Mearns fecero la loro ipotesi migliore su dove iniziare, basandosi su una combinazione di elementi chiave. Un disegno realizzato da un superstite della Musashi che indicava la posizione dell'affondamento, fotografie aeree scattate dalla US Navy durante l'attacco, utilizzate per confrontare il profilo delle montagne dell'isola di Sibuyan con le immagini della nave in fiamme. Il diario di bordo del cacciatorpediniere Kiyoshimo, che registrava le coordinate esatte del punto in cui soccorse i superstiti. Sulla base di questi dati, il team creò una mappa dettagliata e sovrappose una griglia di ricerca sulla carta nautica della zona. Il piano era di eseguire un rilievo batimetrico del fondale marino, seguendo le linee della griglia per massimizzare la copertura dell'area. Lo strumento principale della ricerca era un sonar a scansione laterale, una tecnologia che emette onde sonore che rimbalzano sul fondale e sugli oggetti sommersi, restituendo immagini dettagliate delle strutture presenti. Questa tecnica è ampiamente utilizzata per la ricerca di relitti, poiché consente di coprire rapidamente grandi aree, rivelando eventuali forme innaturali sul fondale marino. Sebbene la risoluzione non sia altissima, il sonar permette di individuare anomalie che si discostano dalla morfologia naturale del terreno sottomarino. La nave da ricerca Duke mantiene il sensore sonar a una profondità costante, mentre segue il percorso stabilito sulla griglia di ricerca. Il team osserva attentamente le immagini sonar sul monitor, mappando il fondale marino alla ricerca di anomalie. Tuttavia, Duke percorre solo una breve distanza prima che il sonar a scansione laterale si impigli in una lunga lenza da pesca. Il mare di Sibuyan è un'area molto trafficata, dove i pescatori locali utilizzano lunghe lenze per catturare tonni e altre specie marine. A causa di questo ostacolo, il team decide di passare all'ecoscandaglio multifascio, montato direttamente sullo scafo della Duke. Questa tecnologia funziona in modo simile al sonar a scansione laterale, ma con una differenza fondamentale. Ha un campo visivo più ristretto, mappando un'area larga circa 1 miglio nautico direttamente sotto la nave. Il processo di mappatura richiede più tempo rispetto al sonar laterale, ma offre immagini molto più dettagliate del fondale marino. Il team inizia la ricerca dal lato occidentale dell'area, spostandosi progressivamente verso est lungo la griglia predefinita. Per completare una singola sezione della griglia, il team impiega 4 ore, ottenendo alla fine una mappa ad alta risoluzione dell'area esplorata. Mentre Duke continua la scansione, i ricercatori osservano attentamente i dati alla ricerca di un'anomalia. Un'ombra scura sulla mappa potrebbe indicare la presenza di un relitto adagiato sul fondale marino. Dopo 4 giorni di lavoro ininterrotto, la squadra completa la mappatura dell'intera area bersaglio. I dati rivelano dettagli sorprendenti, come una montagna sottomarina mai documentata prima,
ma non vi è alcuna traccia della corazzata Musashi. A questo punto diventa evidente che la posizione stimata per l'affondamento, basata sul diario di bordo del cacciatorpediniere Kiyoshima, non è precisa. Il team deve quindi ripensare la propria strategia per espandere l'area di ricerca. L'indizio successivo arriva da una fotografia aerea scattata durante l'affondamento. David Mearns, esperto nella localizzazione di relitti, decide di ricostruire la prospettiva dell'aviatore statunitense che scattò la foto. Utilizzando una scatola di cartone per simulare il campo visivo della fotocamera dell'epoca, analizza la posizione della nave rispetto all'isola di Sibuyan. Dalla sua analisi, Mearns conclude che la Musashi affondò circa 2 chilometri più vicino all'isola rispetto alla posizione precedentemente stimata. Inoltre, ipotizza che la nave sia rimasta alla deriva verso ovest per circa 4 ore prima di inabissarsi definitivamente. Questa nuova interpretazione porta il team a sovrapporre una nuova area di ricerca a quella già mappata, estendendo la griglia verso ovest. Il 22 febbraio, dopo 2 settimane dall'inizio della spedizione, il sonar rileva un oggetto insolito sul fondale. L'equipaggio della Duke decide di eseguire più passaggi sull'area, raccogliendo ulteriori dati per mappare con precisione l'oggetto individuato. Si tratta finalmente della Musashi? L'oggetto individuato dal sonar risulta essere 100 metri più grande rispetto alla nave che stanno cercando. Dopo un'analisi più approfondita, il team conclude che si tratta soltanto di una formazione rocciosa. Dopo 3 settimane di ricerca, la spedizione giunge al termine. Ora dispongono di una mappa dettagliata del fondale marino, ma ci sono ancora delle limitazioni. L'ostacolo principale è rappresentato da una cresta vulcanica imponente che domina l'area di ricerca. Il fondale scende da 150 metri a oltre 2000 metri in brevissimo spazio, creando un pendio ripido difficile da esplorare. L'ecoscandaglio multifascio, infatti, può mappare solo le superfici dall'alto, ma non i versanti verticali del vulcano. Per continuare la ricerca, il team ha bisogno di strumenti più avanzati, una nuova spedizione, 4 anni dopo. Nel febbraio 2015, 4 anni dopo il primo tentativo fallito, Kraft, Mearns e il loro team tornano nel mare di Sibuyan. Questa volta, però, lo fanno a bordo dello yacht di lusso Octopus, di proprietà di Paul Allen. L'Octopus è uno degli yacht più lunghi del mondo, con i suoi 126 metri di lunghezza. Dispone di 2 sommergibili, tra cui un sottomarino da 10 posti chiamato Pagù, e un ROV avanzato, Octo ROV. Inoltre, può ospitare 2 elicotteri e vanta strumentazione all'avanguardia per le ricerche nelle profondità oceaniche. Paul Allen ha investito in un veicolo subacqueo autonomo di ultima generazione, il Bluefin 12 AUV, Autonomous Underwater Vehicle, progettato su misura per questa spedizione. Può immergersi fino a 1500 metri di profondità, è dotato di sonar a scansione laterale per una mappatura dettagliata del fondale, ha un'autonomia di 24 ore in immersione, copre un'area di ricerca fino a 389 km². Soprannominato Mountain Goat, il Bluefin 12 è progettato per navigare in modo autonomo lungo pendii vulcanici irregolari senza bisogno di interventi dalla superficie. Il drone viene quindi calato in acqua, scendendo fino a 1000 metri di profondità. Mentre il Bluefin 12 esplora la base del vulcano, mappa il fondale e cerca tracce di oggetti artificiali tra gli affioramenti rocciosi. Dopo 18 ore di ricerca, il team richiama il drone in superficie per scaricare e analizzare i primi dati raccolti. Tuttavia, dopo aver esaminato attentamente la mappa dettagliata del fondale marino, il rilevamento non produce alcun risultato significativo. Decidono quindi di rilanciare il Bluefin 12 per una seconda missione di scansione, ma anche questa volta non trovano alcuna traccia della corazzata Musashi. Dopo aver setacciato un'ampia porzione dell'area di ricerca primaria, il team è scoraggiato. Resta solo una piccola zona non mappata. Al terzo tentativo, controllano lentamente e attentamente i risultati, sperando di trovare qualcosa. Ogni scansione ha richiesto più di 18 ore. Questa spedizione del febbraio 2015 è il risultato finale di 8 anni di ricerche, accertamenti e tentativi infruttuosi. Hanno analizzato quasi tutta l'area di ricerca. Se anche l'ultima analisi dettagliata del pendio vulcanico non dovesse dare risultati, dovranno ripartire da zero. Mentre il computer elabora i dati, la mappa mostra piccoli oggetti scuri, segnali di retrodiffusione
che potrebbero indicare oggetti artificiali sul fondale marino. Tuttavia, sembrano troppo piccoli per essere una nave, quindi il team non è sicuro di cosa stia osservando. 2 marzo, il team lancia un veicolo azionato a distanza per osservare da vicino l'anomalia. L'Oktorov è grande quanto un maggiolino Volkswagen. A differenza del Bluefin, questo mezzo è controllato manualmente da un pilota e un copilota a bordo dello yacht Octopus. È collegato a un cavo che fornisce energia e trasmette in tempo reale il feed video dalle telecamere di bordo. Oktorov può immergersi fino a 3000 metri e impiega circa un'ora per raggiungere il fondale marino, a più di 1 chilometro di profondità. Mentre Oktorov esplora il fondale, il team di ricerca, guidato da Mearns, osserva lo schermo. Piccoli pezzi di detriti artificiali iniziano ad apparire. Dopo 45 minuti, i detriti diventano sempre più grandi e più numerosi, sparsi lungo il fondale marino. È una nave, ma è giapponese? Individuano una ruota di valvola che sembra avere incisioni, tuttavia è coperta di limo. Avvicinandosi con il ROV, mettono a fuoco i caratteri. È scrittura giapponese. L'eccitazione lascia rapidamente spazio a una concentrazione assoluta. Per confermare che si tratti della Musashi, devono trovare qualcosa che riporti il nome della nave. Mentre Oktorov scivola nel campo di detriti, individuano una sezione di prua, con punti di ancoraggio per le cime di ormeggio ancora visibili sul fondale marino. Il pilota del ROV manovra con cautela Octo verso la prua. La vernice dorata è ormai scomparsa, ma il contorno del sigillo imperiale giapponese, il crisantemo, è ancora visibile. Il crisantemo è il simbolo dell'impero, utilizzato esclusivamente sulle navi da guerra della Marina Imperiale giapponese, come portaerei e corazzate. Non ci sono più dubbi. Il relitto è la Musashi. Dopo 8 anni di ricerche, il team di Paul Allen ha finalmente trovato il luogo di riposo della mostruosa corazzata, a una profondità media di 1185 metri, a una distanza significativa dal punto di affondamento registrato dal cacciatorpediniere Kiyoshima. I resti della Musashi sono sparsi lungo il fianco del vulcano sottomarino, protetti da affioramenti rocciosi. Il team si aspettava di trovare la gigantesca corazzata intatta, con i suoi imponenti cannoni da 460 mm ancora puntati in lontananza. Invece, è completamente distrutta. Il relitto è spezzato in pezzi più piccoli, disseminati lungo un pendio roccioso. Mentre Octo esplora ulteriormente la prua, il team nota che l'ancora da 150 tonnellate sul lato di dritta è ancora intatta, ma manca l'ancora di babordo. Secondo i resoconti dei sopravvissuti, negli ultimi momenti della nave, la Musashi si inclinò pesantemente a babordo. Nel disperato tentativo di raddrizzarla, l'equipaggio tagliò e rilasciò l'ancora di babordo. Esaminando la prua di babordo, vedono piastre dello scafo piegate verso l'esterno. È il segno inconfondibile di un siluro esploso dall'interno della nave. Il buco enorme è stato causato dai siluri Mark XIII, lanciati dai bombardieri attaccanti, che colpirono la Musashi 4 volte nello stesso punto. Ogni siluro pesava 1 tonnellata e conteneva 272 kg di esplosivo. Gli aerosiluranti della Marina degli Stati Uniti colpirono la Musashi 10 volte sul lato sinistro e 9 volte su quello destro. Insieme ai danni dei siluri, il team osserva segni di quasi impatti sulla nave. Un quasi impatto non è un colpo diretto, ma un'esplosione vicino alla nave, spesso causata da bombe sganciate in mare. Nonostante non sia un colpo diretto, un quasi impatto può provocare danni enormi, soprattutto su navi già compromesse. Lo scafo metallico della Musashi mostra ampie depressioni e lastre piegate verso l'alto, a causa della forza delle esplosioni vicine. L'estremità spezzata della prua rivela il barbet anteriore dei cannoni da 460 mm. Un barbet è l'alloggiamento corazzato circolare che protegge i massicci cannoni della nave. L'indagine è appena iniziata, ma è chiaro che la Musashi non è semplicemente affondata, è stata annientata. La torretta del cannone è normalmente montata sopra il barbet. Il supporto del cannone, che ospita i 3 cannoni da 460 mm, pesa 2800 tonnellate ed è posizionato sul barbet, tenuto in posizione dalla sola gravità, ma non si trova da nessuna parte. Cadde dalla nave quando la Musashi si capovolse. Nelle 2 settimane successive, il team ha esaminato attentamente il campo di detriti,
documentando, mappando e identificando i resti della corazzata, sparsi su un'area di 880 metri di lunghezza e 500 metri di larghezza, quasi mezzo chilometro quadrato. Le uniche sezioni ancora riconoscibili della nave sono la prua e la poppa, ma la poppa è capovolta, schiacciata dall'implosione mentre sprofondava a una profondità estrema. Mentre inquadrano la telecamera di Octo sulla poppa, vedono l'elica di sinistra, larga 5 metri, una delle 4 che spingevano la corazzata a una velocità massima di 28 nodi. È visibile anche l'enorme timone, che misura 11 metri di lunghezza per 6 di altezza. La sovrastruttura anteriore, con il suo design slanciato e imponente in stile pagoda, alto 11 piani, si è completamente staccata e ora giace inclinata sul lato sinistro. La parte più alta, il ponte 11, era la stazione di comando della difesa aerea, dotata di un ascensore per raggiungere la cima. Sul ponte e sulla sua sovrastruttura sono chiaramente visibili i segni dei bombardamenti. Si dice che la Musashi sia stata colpita da 17 bombe perforanti, ciascuna con un peso compreso tra 227 e 907 kg. Mentre il team guida l'Oktorov attraverso il campo di detriti, individua i resti della catapulta dell'idrovolante, sparsi sul fondale fangoso. Notano che una delle rotaie ha ancora incise delle istruzioni sul lato. Il pilota scatta una foto della scritta affinché la squadra possa tradurla. La Musashi era equipaggiata con 5 idrovolanti da ricognizione, ciascuno dotato di telecamere K8, conservate nel ponte di poppa al momento dell'affondamento. Tra il metallo contorto, il team scorge una scarpa, un casco e persino una striscia di pellicola delle telecamere. Dopo una settimana di ricerche, finalmente individuano una delle torrette da 460 mm. I 3 cannoni giganti sono parzialmente sepolti nella sabbia. Non esistono progetti dettagliati della Musashi e il team dispone solo di una manciata di fotografie storiche per confrontare i resti del relitto. Il team compila oltre 100 ore di riprese dettagliate e migliaia di fotografie della corazzata distrutta. Il 13 marzo la squadra trasmette in diretta il relitto della Musashi dalle acque del Sibuyan Sea, nelle Filippine centrali. La trasmissione viene seguita in tutto il mondo e particolarmente apprezzata in Giappone. Tuttavia, la trasmissione attira l'attenzione del governo filippino. Preoccupate che la squadra di Allen possa tentare il recupero del relitto senza autorizzazione, le autorità intervengono immediatamente, costringendo lo yacht Octopus ad abbandonare la zona. Nel frattempo, il team di Allen rilascia un comunicato ufficiale. Il signor Allen e il suo team di ricerca sono consapevoli della responsabilità relativa al relitto della Musashi come tomba di guerra e intendono collaborare con i governi giapponese e filippino per garantire che il sito venga trattato con rispetto e in conformità con le tradizioni applicabili. Nel marzo 2016, un gruppo di esperti giapponesi si riunisce a Tokyo per studiare i dettagli dell'affondamento della Musashi. Grazie alle 100 ore di riprese video e alle immagini documentate dal team di Allen, gli esperti giapponesi riescono a ricreare un modello 3D del campo di detriti. Come un gigantesco puzzle, iniziano ad assemblare le parti e a ricostruire la corazzata. Per comprendere meglio come fu costruita, visitano il cantiere navale Mitsubishi di Nagasaki, il luogo in cui la Musashi prese vita. Negli archivi del cantiere scoprono 200 pagine inedite di progetti originali della Musashi. Analizzando questi documenti, gli esperti scoprono che la corazzatura era talmente spessa da rendere impossibile la saldatura delle piastre. Invece, le piastre erano rivettate a caldo, un processo in cui i rivetti incandescenti venivano inseriti attraverso fori praticati con precisione, con le estremità martellate a chiusura. Mentre il rivetto si raffreddava, si contraeva, creando una giuntura estremamente resistente. Ma proprio questa tecnologia fu fatale alla Musashi. Quando i siluri colpirono lo scafo, la forza esplosiva fece saltare i rivetti, causando allagamenti catastrofici e facilitando il capovolgimento della nave. Attraverso una simulazione al computer, gli esperti confermano che le esplosioni secondarie, viste dai marinai sul cacciatorpediniere Kiyoshimo, furono causate dalla detonazione del deposito munizioni centrale. In particolare, il magazzino della torretta principale numero 2, situato nel cuore della nave, conteneva 160 proiettili e oltre 100 tonnellate di polvere da sparo. Quando il deposito esplose, la nave si spezzò in centinaia di pezzi, lasciando intatte solo la prua e la poppa,
proprio come si presenta oggi sul fondale marino. Nel dicembre 2017 la squadra di Allen torna nelle Filippine, ma questa volta seguendo le procedure ufficiali. Il Museo Nazionale delle Filippine concede loro il permesso di esplorare altri relitti della Seconda Guerra Mondiale, concentrandosi sulle zone in cui si svolsero battaglie cruciali nell'ottobre del 1944. L'indagine sulla Musashi è stata una delle più grandi spedizioni di ricerca di relitti della storia, permettendo, dopo 70 anni, di risolvere uno dei più grandi misteri navali della Seconda Guerra Mondiale. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.